Erano mesi che stavamo preparando questo video. È giunto il momento. So bene cosa state pensando. Ecco qui un altro che pensa che il calcio sia soltanto uno sport per decerebrati, dove 22 uomini viziati inseguono un pallone, si menano, si insultano e si sputano addosso, e per tutte queste imprese vengono pure pagati milioni di euro all'anno. Senza contare chi si becca i soldi solo scaldando la panchina. Magari fossero soltanto questi i problemi che ho col calcio. Sarà che io e lo sport in generale non abbiamo mai avuto un buon rapporto, ma non sarò così ingenuo da affermarmi a questo sfogo qualunquista. Anche se in parte le precedenti affermazioni possono avere un briciolo di verità, state tranquilli che non è per questo che dal 20 novembre al 18 dicembre troverò ben altri passatempi per riempire le tetre serate d'inverno. Ma sei scherzissimo? Ho i riflessi di una tartaruga. Come sappiamo tutti, nel calcio, tra diritti TV, agenti, procuratori, sponsor e intermediari di ogni sorta, i soldi girano e non è questo il problema. Il problema, casomai, è che nel sottobosco calcistico e ai vertici delle istituzioni si aggirano un po' di personaggi che vorrebbero solamente far sì che questi giri immensi di denaro finissero in un solo posto, le proprie tasche. E questo non inizia ad andarmi più tanto bene. Se consideriamo che il calcio è anche politica ed economia, avrei fatto molto volentieri a meno di altri corrotti a piede libero le cui decisioni spesso oltrepassano i confini calcistici. E quando poi mi hanno fatto notare che quest'anno i mondiali si sarebbero tenuti in Qatar, per di più nell'inedita veste invernale per non far arroventare i nostri gagliardi atleti sotto al sole, sorte come vedremo toccata da altre persone, i miei sensi di ragno sono subito scattati sull'attenti. Scorrendo la lista dei paesi che in passato hanno ospitato i mondiali, troviamo quasi sempre nazioni dalla grande tradizione calcistica. Tra le eccezioni forse possiamo citare il recente mondiale in Sudafrica del 2010 o quello statunitense del 94. Qatar e calcio, che ci azzeccano insieme. Certo, qualche ben informato potrebbe venirmi a raccontare che la Qatar Stars League è un buon campionato con la squadra principale, l'Al Sadd, che ha persino vinto 2 Champions League asiatiche. Non sono io a dirlo, ma basta dialogare con qualche pensionato al bar sport per scoprire che in fondo, per tutti noi il calcio degli emiri sceicchi arabi ha una sola qualità: li sordi. E va benissimo avercene. La stessa Al Sadd, dopo tutto, mica ha soldato vecchie glorie del calcio spagnolo in via di pensionamento come Raúl e Xavi, solo con la promessa di vincere la terza Champions League asiatica della loro storia. Spoiler, non l'hanno vinta. Stando così le cose, sarebbe opportuno più che altro domandarsi che paese è il Qatar per essersi guadagnato l'onore di ospitare i prossimi mondiali. Ovviamente tutti quanti noi ci saremmo imbattuti in qualche influencer o sponsor inneggianti l'hashtag Visit Qatar, e sappiamo benissimo con che stile il piccolo paese arabo vuole fare mostra di sé, come tutti i suoi vicini del resto. L'opportunità non vi sarà certo negata. Certo, magari temete che le folle oceaniche di tifosi inferociti e ubriachi, oddio no, forse ubriachi no, e capiremo anche presto perché, a piede libero in uno stato che per dimensioni potrebbe benissimo trattarsi di una regione italiana, possano rendervi complicato il soggiorno. Doha sarà presa d'assalto, ma potete comunque stare tranquilli. Il generale Abdulaziz Abdullah Al-Ansari, capo della sicurezza durante i mondiali, nonché già presidente del comitato antiterrorismo, ci tiene alla vostra incolumità. Ci tiene così tanto che, onde evitare spiacevoli incomprensioni, in un'intervista al Times qualche mese fa ha ricordato a noi tutti, nel caso ce ne fossimo dimenticati, che in Qatar l'omosessualità è un reato. Quindi niente effusioni in pubblico se non volete finire dietro le sbarre. Al-Ansari però è un tipo buono. Cito dalla sua intervista: se un tifoso alzerà la bandiera arcobaleno allo stadio e io gliela porterò via, non è perché voglia farlo davvero, è un gesto per proteggerlo, perché se non lo farò io qualcun altro potrebbe attaccarlo. Visto che brava persona. Peccato che 2 anni prima Joyce Cook, responsabile del comitato sociale e istruzione della FIFA, avesse garantito che le bandiere arcobaleno saranno le benvenute allo stadio, perché in Qatar capiscono bene quale sia la posizione della FIFA in merito. Tranquilla Shura Cook, hanno capito perfettamente. Però intanto, se volete dimostrare le vostre idee LGBTQ+, fatelo in un paese dove sono accettate. Parole di Mansour Al-Ansari, segretario generale della Qatar Football Association. Ma comunque, a scanso di equivoci, il Comitato Supremo del Qatar ha precisato che le effusioni d'affetto pubbliche sono vietate, a prescindere dall'orientamento sessuale. In Qatar non sono ammesse certe cose all'infuori del matrimonio. E adesso chi lo dice ai tifosi brasiliani che il sesso fuori dal matrimonio gli è punibile? Chi lo dice ai tifosi inglesi che gli stadi saranno alcol free, che si potranno acquistare liquori solo in determinati luoghi e che una pinta di birra generosamente concessa loro potrà costare $18? Dopotutto è la prima volta che si tiene un mondiale di calcio in un paese del Golfo, però va bene, si dice che paese che vai
usanza che trovi. Proviamo anche ad ascoltare alcune notazioni avanzate dalle autorità qatariote, del tipo: non possiamo cambiare religione per un mese, voi tifosi siete qui per le partite, non per le lotte LGBTQ, rispettate la nostra tradizione, eccetera eccetera. Bene, ma allora per quale assurdo motivo si è deciso di disputare un mondiale di calcio, massima espressione di un capitalismo occidentale che vuole presentarsi come laico, moderno, inclusivo, in un paese che non è minimamente disposto a tollerare niente di ciò che il carrozzone mediatico e sociale di un evento sportivo di questa risonanza si porta dietro? A parte i soldi, ovviamente. Se dopo tutto non possiamo aspettarci che a Doha rinuncino alla secolare tradizione per un solo mese, allo stesso modo i dirigenti qatarioti non possono illudersi che un mondiale sia soltanto una manciata di partite. Da una parte abbiamo la FIFA, che da buona istituzione a trazione occidentale è chiamata a darsi una ripulita, attenta a tematiche inclusive e politiche, e che non può o non dovrebbe mostrarsi sul più bello remissiva e timida nell'applicazione dei propri slogan. Dall'altra abbiamo un paese arabo desideroso di sfondare o guadagnare e di farsi annoverare tra i circoli dei paesi che contano sfruttando il calcio unicamente come vetrina al di là di ogni pretesa sportiva. Paese però che, sul più bello, rischia di ingolfarsi nella coriacea difesa della propria tradizione, sacrosanta in patria, ma considerata anacronistica, omofoba e nemica dei diritti umani basilari dalle società di buona parte delle nazioni rappresentate al mondiale. Chiediamoci allora com'è potuto accadere che alla FIFA abbiano pensato che dopo tutto un mondiale in Qatar potesse essere un'idea mica male, e chiediamoci anche come si sono preparati a Doha per questo evento. Tranquilli, abbiamo appena iniziato. Questa storia comincia col botto nel 2010, quando il direttivo FIFA assegnò i mondiali 2018 e 2022 rispettivamente a Russia e Qatar. Per quanto riguarda il Qatar, invece, furono diversi gli aspetti contestati alla sua candidatura. Motivi geografici come il caldo, l'esigua estensione territoriale, fino alle spinose questioni di diritti umani civili. Legge islamica, monarchia assoluta, una non democrazia, eufemismo, e difficoltà logistiche coronavano quella che sembrava una delle peggiori candidature in termini di requisiti. Considerando poi l'assenza di impianti sportivi degni, il modestissimo livello calcistico nazionale e del campionato locale, una sorta di casa di riposo dorata per campioni prossimi al ritiro, ecco, sembrava non esserci troppa speranza per il nostro Qatar. Tra l'altro l'unica candidatura definita dalla stessa FIFA ad alto rischio. Però il nuovo regolamento FIFA prevedeva che quelli del 2022 non si sarebbero che potuti tenere o in America del Nord, o in Asia, o in Oceania. La speranza divampa. Ci furono candidature ritirate e alla fine lo scrutinio prese in considerazione Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Australia e Qatar, con le prime tre che avevano già ospitato un mondiale in passato. Ma alla quarta votazione il Qatar si impose sugli Stati Uniti per 14 voti a 8. Aspettate, prima di pensare male consideriamo alcune cose. Dei 22 membri del comitato FIFA chiamato alla decisione, 3 provenivano da paesi mediorientali. 4, se proprio vogliamo considerare anche Cipro, anche se non sarebbe proprio corretto. Ebbene, questi 4 voti potrebbero essere stati decisivi durante le prime votazioni, considerando che l'altro grande candidato, gli Stati Uniti, poteva contare, oltre al proprio voto, soltanto su 2 paesi nordamericani amici come Guatemala e Trinidad e Tobago. In breve, la votazione si componeva di 4 scrutini diversi e al termine di ciascuno veniva esclusa la candidatura con meno voti. Però, al primo scrutinio, il Qatar prese 11 voti. Va bene il suo tesoretto di 4 possibili voti presi dai paesi che abbiamo menzionato prima, ma i restanti 7? Non sono pochi se consideriamo appunto che il progetto qatariota non si presentava certo come favorito. Si sono tutti un po' chiesti chi potesse aver votato il Qatar. Se lo è chiesto ad esempio anche il The Telegraph, che ipotizzò voti provenienti da diversi elettori europei, sudamericani e africani, tirando in ballo tra le possibili motivazioni i sentimenti anti-americani. Possiamo anche pensare che in buona fede il comitato FIFA abbia optato per un paese mediorientale così da riabilitare agli occhi del mondo l'immagine di una regione così complessa. Se anche questo fosse stato il nobile sprone della FIFA, le dichiarazioni avanzate dai dirigenti qatarioti che vi menzionavo prima dimostrerebbero che no, non ci sono riusciti. Però dimenticavo un dettaglio: il comitato in origine doveva essere composto da 24 membri, non 22. Ci siamo persi qualcuno per strada? No, sappiamo benissimo che fine hanno fatto i 2 mancanti. Sono stati sospesi dalla FIFA 2 mesi prima delle votazioni con l'accusa di corruzione. Ohibò, che spiacevole coincidenza, ayak! I 2 gentiluomini, il nigeriano Amos Adamu e il tahitiano Renalte Marie, sarebbero stati beccati da giornalisti sotto copertura del Sunday Times che si erano finti rappresentanti di alcune lobby favorevoli ai mondiali negli States, mentre offrivano il loro voto in cambio di denaro destinato alla costruzione di impianti sportivi nei loro paesi.
Rubare ai ricchi per dare ai ricchi, volevo dire ai poveri, peccato che vada contro i regolamenti FIFA. E a proposito di FIFA, qualcuno si è mai fatto venire qualche sospetto sulla regolarità delle imminenti votazioni visti i problemi insorti ancora prima di cominciare? No, e nessuno alla FIFA prestò troppo interesse alle accuse mosse dalla BBC pochi giorni prima del voto ad altri 3 membri del comitato esecutivo: il brasiliano Ricardo Teixeira, il camerunense Issa Hayatou e il paraguaiano Nicolás Leos. I 3 moschettieri avrebbero incassato tangenti di circa 100 milioni di dollari negli anni 90 in cambio della concessione di diritti per i mondiali. Si trattava della società di marketing sportiva International Sport and Leisures, fallita nel 2011, che tra 89 e 99 avrebbe sborsato milioni di dollari per assicurarsi la commercializzazione dei mondiali di calcio. Inoltre la BBC faceva il nome di un quarto membro del comitato FIFA, Jack Warner della pericolosissima Trinidad e Tobago, reo di aver comprato biglietti per i mondiali 2010 pari a 84.000 dollari e destinati al mercato nero. La FIFA poi avrebbe chiesto all'azienda di famiglia di Warner di sborsare $1 milione in beneficenza per restituire i suoi disonesti guadagni. Insomma, questo era lo stato delle cose pochi giorni prima delle votazioni, uno scenario da armata Brancaleone che alimentava il sospetto già forte che corruzione e scambio di voti fossero pratiche piuttosto comuni. Per la cronaca, i 4 membri citati dalla BBC presero regolarmente parte alle votazioni. Ovviamente insieme a loro presero parte al voto anche 2 illustri esponenti della FIFA, il presidente, lo svizzero Joseph Blatter, e il francese Michel Platini, suo braccio destro, vicepresidente, nonché presidente UEFA, cioè la branca europea della FIFA. Ma vi ho detto che alle votazioni prese parte anche un rappresentante dello stesso Qatar. Costui è Mohammed bin Hammam e non è un pesce piccolo. Fin da giovane questi lavora presso la Federcalcio qatariota e intanto ha fondato pure la compagnia petrolifera Chemco, con cui fa un po' di grana. Ma è nel calcio che si fa strada, prima come presidente del Al Rayyan, con cui vinse un po' di titoli tra anni 70 e 90, poi a capo della Federcalcio qatariota, carica che gli valse pochi anni più tardi la nomina a membro del comitato FIFA, per poi chiudere in bellezza a capo dell'Asian Football Confederation, la UEFA calcistica asiatica per intenderci. La candidatura del Qatar al Mondiale 2022 è merito suo, e il conseguente successo fa gol al nostro Bin Hammam. Perché adesso non provare addirittura a prendersi la presidenza della FIFA? Ma ci arriviamo tra poco, restiamo al 2010. Come detto, l'esito del voto era fin da subito apparso strano e le vicende di corruzione di alcuni membri del comitato avevano allungato un'ombra su tutto il teatrino FIFA, ma nessuno aveva avuto il coraggio o le prove per dichiarare che se il Qatar aveva sbaragliato la concorrenza al netto di un piano ad alto rischio, ciò non poteva spiegarsi se non tramite un grosso presunto giro di tangenti, mazzette e scambi di favori. Ma nel 2013 la rivista francese France Football ruppe gli indugi e in una serie di inchieste ricostruì quello che sarebbe stato un vero e proprio Qatargate, un giro di intrecci politici, atti di collusione e corruzione che hanno poi portato alla vittoria del piccolo stato arabo nell'assegnazione della Coppa del Mondo. I giornalisti francesi segnalarono cioè diversi episodi anomali in quel 2010, come la sponsorizzazione qatariota per 1,25 milioni del congresso della Confederazione Africana di Calcio a gennaio, e 4 membri del comitato esecutivo FIFA erano a capo proprio di diverse federazioni nazionali africane presenti al congresso, oppure come l'amichevole tra Brasile e Argentina organizzata a Doha a novembre dello stesso anno, per la quale le 2 federazioni ottennero un onorario di 7 milioni ciascuna, ben al di sopra delle cifre pattuite per le amichevoli internazionali di lusso. Ma soprattutto a finire nel centro del mirino fu un pranzo tenutosi addirittura all'Eliseo, al cospetto dell'allora presidente Sarkozy, data 23 novembre, che vide come commensali il principe Tamim bin Hamad Al Thani e Michel Platini, che vi ricordo essere stato al tempo presidente UEFA e vicepresidente FIFA. Secondo quanto ipotizzato da France Football, a margine di questo incontro, Platini venne convinto a concedere il proprio voto al Qatar, in cambio di investimenti qatarioti nel calcio francese, che culmineranno nella faraonica acquisizione del Paris Saint-Germain da parte del fondo sovrano Qatar Investment Authority. Ma furono concordati anche investimenti qatarioti nell'azionariato del gruppo Lagardère e la creazione di diversi canali sportivi francesi dell'emittente qatariota Bein Sport, facente parte del gruppo Bein Media Group di proprietà di Nasser Al-Khelaifi, colui che poi diverrà presidente proprio del Paris Saint-Germain.
Inoltre, come se non bastasse, i soldi qatarioti sarebbero finiti anche per finanziare la cattedra in etica e sicurezza nello sport presso la Sorbona, affidata a Sophie Dion, consulente di Sarkozy per le questioni sportive e presente anch'essa al pranzo all'Eliseo. Io ho una mia teoria, secondo me Sarkozy ha fatto ubriacare l'Emiro per scroccargli tutti quei soldi, il tutto ovviamente in cambio del suo voto al Qatar invece che agli Stati Uniti. Gli americani perdono, e alla fine perde anche Platini, che nel 2019 viene fermato per qualche ora dalla polizia francese presso Nanterre per l'inchiesta sulla presunta corruzione di Leroy del Qatargate e per una strana serie di consulenze pagate 2 milioni di franchi svizzeri da parte della FIFA. Consulenze che sarebbero state effettuate tra 1999 e 2003 ma pagate soltanto nel 2011, poco dopo proprio l'assegnazione dei mondiali. Quella di Platini e del suo socio Blatter è un'altra storia, ma l'artefice di tutto questo, vale a dire il signor Bin Hammam? Lo abbiamo lasciato gongolante per il successo e in lizza per succedere a Blatter alla guida della FIFA, ma qualcosa va storto. Succede che 6 mesi dopo il trionfo qatariota, e siamo a maggio 2011 ormai, Bin Hammam organizzi a sue spese un meeting con i vertici delle federazioni caraibiche di calcio allo Hyatt Regency Hotel di Trinidad. Scopo di questa vacanzina, illustrare loro il proprio manifesto per la sua candidatura alla presidenza FIFA. Palese campagna elettorale. Ma i dirigenti caraibici presenti all'evento e soprattutto il vicepresidente della federazione delle Bahamas, Fred Loon, hanno raccontato altro. Già, perché se all'arrivo all'hotel un tizio ti dice di raggiungere la sala conferenze per ricevere un regalo, e questo regalo è una grande busta marrone, beh, qualche sospetto ti viene, no? Se poi nella tua camera apri suddetta busta e iniziano ad uscire banconote per un totale di $40.000, 2 domande te le fai. Voglio dire, a me al massimo se va bene nella stanza d'hotel fanno trovare la carta igienica. A questo punto i delegati caraibici, un po' in imbarazzo, furono rassicurati da Jack Warner, ricordate? Il dirigente di Trinidad accusato di aver comprato biglietti per i mondiali 2010 per rivenderli ai bagarini, sul fatto che, dal momento che Bin Hammam non sapeva che regalo gli è venuto a offrire loro, aveva optato per il corrispettivo in contanti. Che generoso. Ma va, caga! Cioè neanche i miei parenti a Natale. Ora, per Bin Hammam $40.000 sono effettivamente una cifretta, ma per un semplice dirigente sportivo di qualche minuscola isola caraibica sono anni di stipendio. Fred Loon fu quello che più di tutti si diede da fare per denunciare l'episodio, seguito in realtà soltanto da alcuni dei 25 delegati. Bin Hammam è costretto a tirare indietro la sua candidatura, ma ciò non impedisce al comitato etico della FIFA di sospendere lui e il socio Warner. Li radiano, ma fanno entrambi ricorso al TAS di Losanna, che gli danno pure ragione. Ma la FIFA lo radia una seconda volta perché, come emerso in un'inchiesta indipendente, ci sarebbe stato un vistoso conflitto di interessi tra la sua posizione nel comitato esecutivo FIFA e la sua presidenza dell'Asian Football Confederation. E serviva davvero un'inchiesta per scoprirlo? Nel 2014 poi un'inchiesta del Sunday Times rivela di possedere le prove e le copie delle email che attesterebbero i pagamenti effettuati da Bin Hammam ai membri del comitato FIFA per assicurarsi il voto al Qatar, tra i quali una tangente di 1,6 milioni proprio al compagno di merende Jack Warner, che la procura di New York nel 2020 accuserà di aver venduto il proprio voto anche durante l'assegnazione dei mondiali 2010 in Sudafrica e 2018 in Russia. Insomma, se volete darvi al crimine, non prendetevi Warner come complice, che tanto lo sgamano subito. E se come Bin Hammam avete email compromettenti da proteggere, non fate affidamento sulla lealtà dei vostri soci. Anzi, prendetevi, già che ci siete, una buona VPN per salvaguardare i vostri dati e tutto quello che fate sul vostro computer. Preferibilmente cose oneste. Con la semplicità e il design intuitivo dell'app NordVPN vi basteranno pochi passaggi per attivare sui vostri dispositivi tutte le funzionalità degne della migliore VPN. Blocco dei cookie di tracciamento, protezione anti-malware, crittografia dei vostri dati sensibili e personali. E stando a quanto rivelato da autorità tedesche, norvegesi e francesi, persino l'app ufficiale dei mondiali, Haya, sarebbe in grado di accedere a diversi dati sensibili presenti sul vostro telefono, così come l'app Eteraz, utilizzata per il tracciamento dei contagi nel paese e obbligatoria per accedere in Qatar. Secondo esperti consultati dalla rete TV norvegese NRK, queste applicazioni sarebbero in grado anche di cancellare e modificare i contenuti del telefono, connettersi di loro iniziativa a reti wifi e darsi la precedenza rispetto ad altre applicazioni. In breve, il rischio è quello di essere sorvegliati come sempre. NordVPN è sicuramente uno scudo di protezione contro queste app spazzatura, ma il mio consiglio è quello di non andarci proprio in Qatar e non finanziare sta gentaglia. Quindi NordVPN utilizzatelo pure a casa vostra e non complicatevi la vita. Vi basterà approfittare dell'offerta per il Black Friday con 4 mesi gratis in regalo più tutta questa aggiunta di bonus extra al pacchetto VPN. Ma adesso torniamo a noi. Ovviamente tutto il polverone che si alza attorno alla FIFA tra questa vicenda e traffici del duo Platini-Blatter trova sempre più risalto
attorno al 2020. Ma che puoi fare a 2 anni dall'inizio della Coppa del Mondo? Respingi le accuse e dichiari che l'assegnazione al Qatar si è svolta regolarmente. Che è come dire, sì, la cucina ha preso fuoco, ma l'arrosto è venuto bene. Seymour, la casa va a fuoco! No, mammina, è l'aurora boreale! E fa niente se intanto emergono altri retroscena e dettagli, questa volta riguardanti il presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, che prima avrebbe acquistato una lussuosa villa in Sardegna, in passato proprietà di Lele Mora, guarda te che giri, per affittarla con molte agevolazioni all'ex segretario generale FIFA Jérôme Valcke, forse con lo scopo di ottenere a prezzo stracciato i diritti televisivi dei mondiali 2026-2030 per il suo canale Bein Sport, e che poi avrebbe fatto arrestare un imprenditore algerino per evitare la diffusione di dossier e informazioni scottanti, forse relative anche all'assegnazione del mondiale 2022. Questa vicenda sarebbe soltanto l'ultima piega di quella che ormai sembra più una saga thriller demenziale che altro, e ricordiamoci che tecnicamente stiamo parlando di un mondiale di calcio. Fatto sta che un'inchiesta del quotidiano francese Libération avrebbe scoperto dell'arresto avvenuto per ordine dell'emiro nel gennaio 2020 in Qatar di tale Tayeb B, un imprenditore algerino già consulente per diversi enti, tra cui lo stesso Paris Saint-Germain, all'interno di un progetto di volontariato, e rilasciato soltanto a novembre dopo aver consegnato documenti e informazioni in suo possesso riguardanti il signor Khelaifi, tra cui le prove dei tentativi di corruzione per ottenere i mondiali in patria. Quanto detto finora è principalmente l'esito di inchieste giornalistiche, di verità e responsabilità individuali che non sono ancora del tutto emerse. Intanto è pur sempre vero che dei 22 membri dell'esecutivo che decise l'assegnazione dei mondiali al Qatar, ben 10 sono stati o radiati dal comitato etico della FIFA o incriminati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, e qualcosa vorrà pur dire. Ma nonostante tutte le stranezze e i loschi indizi fuoriusciti negli ultimi 12 anni, i mondiali si faranno lo stesso, e a parte timide invocazioni a boicottaggi, quasi tutta l'opinione pubblica sembra aver chiuso non uno, ma 2 occhi. E uno potrebbe pensare, capirai, finché si tratta di tangenti e corruzione, cosa vuoi che sia, normale amministrazione pure da qui noi in Italia. Sì, peccato che il problema è che la presunta, sia mai che l'emiro venga a rompermi le palle come con Dubai, corruzione che ha portato la Coppa del Mondo in Qatar lì, dove nessuna mente raziocinante all'interno della FIFA avrebbe mai pensato di dover assegnare il torneo, abbia di fatto consegnato nelle mani di un paese sfuggente a qualsiasi trasparenza e forse anche a qualsiasi rispetto dei diritti umani, come li conosciamo noi, l'organizzazione faraonica di un evento che, al di là di soldi e contratti miliardari, si trascina dietro ben altro. Se infatti possiamo sorridere all'idea di un torneo calcistico senza alcol, se rabbrividiamo alle goffie dichiarazioni fatte per giustificare l'arroccamento conservatore e omofobo della monarchia, come dovremmo comportarci di fronte alle tante denunce riguardanti le sorti non di miliardari emiri in vena di spese folli, ma delle migliaia di lavoratori impiegati, e qui grande eufemismo ancora, nei cantieri babilonici dell'ennesimo sogno di grandezza di qualche principe? Perché negli ultimi 12 anni il Qatar non soltanto si è dovuto inventare una cultura sportiva tramite il PSG e contratti faraonici a vecchi babbioni stantii, quindi di fatto comprandosela la cultura, ma ha dovuto costruire da zero stadi e infrastrutture. Ecco il punto. Serve tanta manodopera, e anche in fretta. E considerando che non possono permettersi da quelle parti che faccia più frescolino per poter lavorare, questi operai è meglio che non si facciano venire la voglia di protestare troppo. A questa equazione c'è una risposta, una parola in realtà. Kafala, il sistema molto vintage, altro eufemismo, con cui gli imprenditori qatarioti si assicurano manodopera straniera. Uno dei problemi del Qatar è che i qatarioti non sono poi così tanti. Nel 2013 i cittadini qatarioti erano appena 278.000, su una popolazione complessiva di circa 2 milioni di unità. Il desiderio di grandezza del paese e la magniloquenza dei suoi edifici è inversamente proporzionale al suo numero di cittadini. Tradotto, servono operai e anche tanti di questi. Sempre nel 2013, infatti, si contavano sul suolo qatariota 545.000 indiani e 341.000 nepalesi, senza contare le migliaia di altre comunità provenienti soprattutto dall'Asia. Più schiavi che cittadini, cioè roba da antico Egitto. Oh, ho detto schiavi? Scusi faraone. Esatto, perché l'istituto giuridico della kafala, diffusa in molti paesi arabi, di fatto conferisce al datore di lavoro un enorme potere sul proprio lavoratore che in casi estremi può portare a pesanti limitazioni delle libertà personali. Iniziamo col dire che kafala potrebbe tradursi con garanzia, sponsorizzazione. Infatti accade che il lavoratore straniero, per poter entrare in Qatar, deve trovarsi un kafel, uno sponsor, ovvero qualcuno che garantisca per lui. Per farla breve, il lavoratore può lavorare, può vivere temporaneamente in Qatar soltanto perché c'è un kafel, che può essere un datore di lavoro, che si assume ogni responsabilità giuridica.
Non è dunque lo Stato a concedere al migrante il permesso di soggiorno, ma è lo stesso kafil a permettere al lavoratore la permanenza in Qatar e a gestire tutti gli altri obblighi. Questa pratica di per sé, se eseguita da gente per bene, potrebbe anche non rivelarsi un problema, ma voi conoscete gente per bene? Infatti, va da sé che essendo il kafil o il datore di lavoro colui che detiene i diritti dei lavoratori, dal permesso di lavoro fino chiaramente a tutti i vincoli contrattuali lavorativi senza i quali la kafala non avrebbe senso di applicazione, costui può abusare come vuole dei propri dipendenti con il ricatto di togliergli ogni garanzia. E a quel punto il lavoratore può anche rischiare di essere considerato clandestino e quindi arrestato, ma il kafil può anche decidere di sequestrare i documenti e negargli lo stipendio. Il prezzo della kafala, insomma, è la totale obbedienza. Per molti imprenditori inebriati dalla kafala, i lavoratori stranieri non sono altro che forza lavoro a costo zero e soprattutto molto redditizia. Chiaramente, dal 2010 il controllo internazionale sul Qatar si è fatto più insistente e le autorità qatariote hanno dovuto dimostrare, almeno a promesse e parole, di voler attuare riforme ad hoc per limitare gli abusi di tale pratica. Nel 2017, ad esempio, il Qatar ha raggiunto un accordo di cooperazione con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e ha annunciato maggiori controlli, le prime riforme tra cui il salario minimo e l'abolizione della clausola No Objective Certificate, che costringeva i lavoratori al consenso del proprio datore di lavoro per cambiare occupazione. A parte che erano già bastati 7 anni dall'assegnazione del mondiale, ma sono bastate queste premesse per abolire la kafala? No, perché maggiori controlli e garanzie soltanto invocate non sono sinonimi di riforma strutturale e i numerosi report di Amnesty International e Human Rights Watch denunciano ancora una realtà per nulla conforme ai basilari standard di umana convivenza. La frittata ormai era fatta. Era chiaro che eventuali riforme sarebbero scattate soltanto dopo i mondiali e non certo a 5 anni dal loro inizio con tutto il lavoro ancora da fare. In questi anni però persino dall'impenetrabile deserto del Qatar sono filtrati numerosi dettagli sulla vita e le condizioni di lavoro dei migranti sfruttati nei cantieri. Kafala o meno, lo sfruttamento e le sue conseguenze sono innegabili. Paradossalmente molti lavoratori da India e Bangladesh hanno dovuto indebitarsi per ottenere quello che sembrava un lavoro redditizio. Per essere reclutati, alcuni affermano di aver dovuto pagare dai 500 ai $4.000. Una volta in Qatar, le amare sorprese, tra cui pagamenti ben al di sotto di quanto annunciato, sempre se vengono pagati. Le imprese edili subappaltatrici infatti pagano i loro lavoratori soltanto una volta che ricevono il pagamento direttamente dai committenti. È la logica del pay when paid, paga quando vieni pagato. Quindi se il Qatar non paga, la ditta non anticipa niente ai lavoratori. E in fondo ai contratti troverete una piccolissima clausola nota come stica. Come in un girone infernale, questi schiavi sono costretti a continuare il loro lavoro senza mai lasciare i cantieri, visto che i loro passaporti sono sequestrati. E nei cantieri, le condizioni di vita, che ne dicano gli influencer vari, sono paragonabili ad un campo di prigionia. Secondo le cifre del governo qatariota, sono 30.000 lavoratori impiegati nella costruzione degli stadi, senza contare le centinaia di hotel, il nuovo aeroporto e una nuova linea della metropolitana. Se gli schiavi decidono di protestare, non finisce molto bene. È successo quest'estate, quando 60 operai hanno protestato per i mancati pagamenti arretrati di 7 mesi di fronte alla sede della Al Bandari, una delle tante compagnie edilizie impegnate nei lavori. Molti di questi lavoratori sono stati arrestati e sembra deportati chissà dove, ufficialmente per aver infranto le leggi di sicurezza. Qualcuno però ogni tanto riesce a tornare in patria. In una bara però. Un'inchiesta del Guardian del 2021 aveva contato circa 6.500 lavoratori morti nei cantieri qatarioti dal 2010, una media di 12 vittime a settimana. Ma la conta potrebbe essere ancora più alta perché i numeri del Guardian fanno riferimento ai dati forniti dalle ambasciate dei paesi di provenienza, India, Nepal, Bangladesh in primis. Ma ci sono anche lavoratori da Kenya e Filippine di cui è difficile tenere traccia. Anche perché chiedere direttamente al Qatar è inutile. Siccome i loro registri non specificano se si tratta di morti sul lavoro o altro, sostengono che la cifra del Guardian riguardi la popolazione straniera complessiva morta in Qatar, non per forza impiegata nei cantieri. Secondo i numeri del governo, gli operai morti sarebbero soltanto 37, di cui soltanto 3 morti in seguito a infortuni sul lavoro. Anche i referti medici sono poco chiari, visto che non si prendono mica la briga di procedere con le autopsie, che sono ritenute illegali. Di cosa sono morte queste migliaia di schiavi? Secondo quanto ricostruito dal Guardian, la stragrande maggioranza di quelle 6.500 morti sono state classificate come decessi per cause naturali. Un po' strano che negli ultimi 10 anni più di 6.500 under 35 siano morti improvvisamente, per di più tutti in Qatar, per di più tutti stranieri e per di più, guarda che caso, tutti operai, verosimilmente.
Infatti, sempre secondo il Guardian, queste morti hanno una causa ben precisa, assurda quanto triste: il caldo. Ironico se pensiamo che gli stadi costruiti hanno a disposizione impianti di aria condizionata. Che dobbiamo farci? Il Qatar ha scelto l'aria condizionata, non la guerra. In realtà in Qatar, come altri paesi del Golfo, sarebbe in vigore un blocco del lavoro in estate per le ore più calde, dalle 11 alle 3 del pomeriggio, per tutelare i lavoratori. Ma come detto dal Guardian, se anche questo blocco venisse rispettato alla lettera, i lavoratori non sarebbero comunque tutelati, viste le alte temperature che si possono tranquillamente raggiungere anche al di fuori di quella fascia oraria. Inoltre, anche una ricerca condotta dal cardiologo Dan Atar per il Cardiology Journal dimostra come la causa principale delle morti dei lavoratori stranieri sia dovuta ad un attacco cardiaco conseguente un colpo di calore estremo. Prendendo in analisi i dati dei lavoratori nepalesi tra i 25 e i 35 anni morti in Qatar dal 2009 al 2017, che secondo le autorità del Nepal sarebbero 1300, lo studio dimostra che nei mesi più freddi le morti attribuibili a infarti e complicanze cardiovascolari, ovviamente prendendo per buoni i registri nepalesi, erano il 22%. Quando, secondo gli studi globali, nel mondo solo il 15% delle morti tra la popolazione dai 25 e 35 anni è riconducibile a infarti. Ma nei mesi più caldi, la percentuale di migranti nepalesi morti per infarto raggiungeva il picco del 58%. Lo studio quindi dimostrerebbe una correlazione tra le morti di centinaia di lavoratori con il caldo insopportabile e gli sforzi compiuti in condizioni inadatte al lavoro. Morti che ovviamente si sarebbero potute evitare. I lavoratori ascoltati dal Guardian affermano di lavorare 10 ore al giorno, con temperature sui 40 gradi, con solo una pausa di mezz'ora dopo 8 ore, privati di qualsiasi accesso alle strutture mediche. E in tutto questo la FIFA che fa, a parte scambiarsi buste e mazzette ovviamente? In realtà il nuovo corso FIFA, presieduto da Gianni Infantino, non ha potuto nascondere troppo a lungo questa situazione, ma non ha mai denunciato il Qatar per questa palese violazione dei diritti umani. Anzi, ha ricordato come sì, prima del 2010 erano molto indietro su questo tema, ma ora hanno nuove riforme, nuovi controlli per garantire tutta la sicurezza possibile ai propri lavoratori. Anzi, secondo Infantino dovrebbero essere tutti orgogliosi di quanto realizzato. Quando dai lavoro a qualcuno, anche in condizioni difficili, gli dai dignità e orgoglio. Ed è anche orgoglioso per noi aver potuto cambiare le condizioni di 1 milione di lavoratori. Parole di Gianni Infantino in una recente conferenza. E quanta dignità, quanto orgoglio possiamo trovare in queste baracche. E a chi gli domandava delle 6.000 vittime, anche lui, come i suoi amici qatarioti, ha ricordato come i lavoratori morti nei cantieri per i mondiali fossero soltanto 3. Gli altri 6.000, dice, potrebbero essere morti in altre circostanze, ma la FIFA non è la polizia del mondo e non ha responsabilità su quanto accade nel mondo. Ma meno male che non siete la polizia del mondo, ci sarebbe da preoccuparsi. Ora, avrei voluto concludere anch'io il video invitando per quel che posso al boicottaggio dei mondiali, ma in realtà sapete che vi dico? Andateci pure a Doha, domandatevi sempre chi potrebbe mai aver costruito lo scranno dove appoggerete i vostri culi occidentali, mentre tutto attorno a voi una bevanda gassata sponsorizzerà pace, inclusione e amore. Se anche mi piacesse il calcio, non sopporterei di assistere al clima di gioia, confezionato e precostituito naturalmente, imposto a tutta la kermesse mondiale. Non sopporterei di vedere i dirigenti qatarioti nelle loro fresche vesti ghignando soddisfatti per essere ancora una volta riusciti a mettercelo tutto in quel posto, scusate il francesismo. Non sopporterei i giornalisti cronisti scrollarsi di dosso questi 12 anni di attesa, come per dire, vabbè, adesso parliamo di calcio finalmente. Non sopporterei che tutto quanto è successo in questi anni da quelle parti possa venire dimenticato al fischio d'inizio, non appena l'euforia della competizione pervaderà i nostri quotidiani, le chiacchiere da bar. E per molti il grande dolore sarà soltanto la mancata qualificazione dell'Italia. Se guarderai i mondiali sarà soltanto per tifare contro la nazionale del Qatar, che in tutto questo certo ha diritto di partecipare in quanto nazione ospitante. Spudorati fino in fondo. Arriverà il momento in cui il petrolio finirà.